Max, qua il concetto è questo, a me piace proprio parlare con te come... e poi per far sapere, io e te siamo fatti un sacco di chiacchierate quando stiamo da soli, sul biliardo, queste cose, allora io spesso ti ho detto, pensa se la gente potesse sentire quello che ci diciamo, quanto si renderebbe conto di quanta sostanza c'è nei discorsi, perché, vabbè, ripeto, io ho sempre giocato a biliardo per tanti anni, però non mi sono mai posto le domande, perché uno, se si pone le domande giuste, va più avanti, e a me mi pare che tu sei venuto a far parte della mia vita, del mio gioco e tutto, facendo delle domande giuste. Tipo, perché tu, con poca esperienza a livello biliardistico, per me, no? Ti dico qua, per me sei il miglior allenatore che io posso mai immaginare o posso mai avere. E magari non ho conosciuto delle persone, dei giocatori, dei campioni, senza nulla togliere agli altri. Magari con te ci ho avuto pure un rapporto un po' più profondo, però io ho sempre pensato che, cioè, da quando ti sento parlare, tu sei una persona che secondo me sei molto intelligente, è difficile che fai critiche, che parli male degli altri, vai sempre a guardare le cose che possono migliorare, che possono funzionare, e quindi questo mi dà un senso di intelligenza, di uno che va a guardare il sodo, di uno che perde poco tempo, di uno che dice cavolo, se devo fare sta cosa come la faccio, e quindi ecco, come abbiamo iniziato il discorso, ti fai domande giuste. Certo. Quindi da dove viene questa cosa? È difficile dire da dove viene, perché sicuramente purtroppo, per fortuna, avendo 53 anni, viene da tanti luoghi e tanti momenti diversi. Sicuramente la parte legata alla costruzione delle idee, alla costruzione dei sistemi, alla costruzione delle logiche di miglioramento, arriva da tanto lavoro che ho fatto nel passato con la musica, perché io ero musicista. Musicista jazz? Sì. Ed è come posso dire, è una disciplina, già la musica, poi la musica jazz magari anche in particolare, come dire, è un percorso parecchio impegnativo, e oltre a essere impegnativo ti mette costantemente alla prova, perché come dire, ha una sua parte, ha un suo impianto fortemente teorico, fortemente anche accademico e così via dicendo, ma poi questo impianto teorico deve andarsi a sviluppare su un terreno che è completamente di espressione personale, che è quello dell'improvvisazione nella musica jazz e così via dicendo. Quindi esistono un po' tutti e due gli aspetti di crescita che io ritengo essere fondamentali, cioè quello della disciplina e del comprendere come vanno fatte le cose nella maniera più ortodossa, più ripetibile, più chiara, più affidabile, ma poi anche come cercare dentro di sé la chiave personale per esprimerle in una maniera... Certo, perché questa è un po' la paura che avevo io inizialmente, la paura che hanno un po' tutti, quelle di uniformarsi agli altri. Ognuno di noi vuole esprimere se stesso, cioè quasi uno se atteggia, dice io sono diverso, vuole essere diverso. Io invece per una vita sono sempre stato diverso e voglio essere uguale agli altri. io ho voglia di essere uguale, perché magari mi è mancata un po' di approccio a livello di studio, no? Perché... Ma io credo che la diversità, che certe volte viene così invocata, così, come dicevi tu, pure ostentata, eccetera, eccetera, in realtà è una cosa a cui siamo assolutamente condannati. No, non puoi essere uguale. Ma certamente. Anche laddove ti prefiggi, se tu ti prefiggi, torno al discorso della musica, perché mi ricordo quando ero molto giovane, studiavo e praticavo tanto sullo strumento, cercando di ispirarmi a dei musicisti che per me erano dei punti di riferimento straordinari, no? Pensando anche, come fa un giovane, io voglio diventare come lui, e poi sei destinato a entrare in frustrazione, te ne accorgi presto, perché non potrai mai diventare come un'altra persona, nel bene e nel male, sei condannato alla tua diversità. E quindi non è male seguire delle regole di un qualcosa che è già stato codificato, se sappiamo che quelle regole ci aiutano. Faccio un esempio nel biliardo: se sappiamo che
andare al tavolo in un certo modo dal punto di vista della pre-shot routine, dell'allineamento, della meccanica, ci aiuta, perché moltissimi giocatori diversi tra loro, con temperamenti diversi, personalità diverse, eccetera, vanno al tavolo in un modo molto simile. Perché rifiutarsi dicendo io sono diverso? Certo che sei diverso, ma sei diverso pure se impari a colpire con una steccata rifinita. Perché alla fine il ruolo tuo, cioè quello che tu ti esprimi meglio e tutto, ecco, e poi comunque trovate i metodi, trovate alla fine quasi delle certezze. Questo è un po' il minimo comune divisore. Non so se perché io spesso mi sono perso, no, nel biliardo, dico ma cavolo, giocavo a biliardo, giocavo 6, 7, 8 ore al giorno, ero bravo, quello e quello, però mi chiedevano fa sto tiro, rifallo, io non sapevo come farlo, lo facevo solo se lo sentivo, ne abbiamo già parlato di sta roba. Sì. Però invece che ne so, trovare Dio, sta roba è giusta, cioè, è come trovare la forza di gravità, no? Dicevo, cioè, la formula, dice, sta cosa se la lascio casca per terra. Certo. Cioè questo se tu lo fai, perché tanti ti dicono Fabio, ma perché fai, quando io mi sono messo ad applicarmi a imparare sta cosa, ma perché i palle che ne fai uguali? Cioè, però dopo ragionando con te le facevo perché però giocavo 8 ore al giorno, ma se magari queste 8 ore al giorno le avessi giocate in maniera più accademica, magari c'avevo delle certezze o delle... Perché quella che è fisica, come si chiama? Quella cioè capire che tu la stecca deve andare dritta, perché se tu per mandare la stecca dritta la posizione da snooker è fatta apposta per mettere di mandare questa stecca dritta. Assolutamente. E la stecca non è che perché io poi non mi spiegavo, io quando mi allenavo, io quel colpo lo conoscevo solo facendolo così magari, girando. Certo. Allora io poi dopo mi sono messo a qua, possibile che io col dritto, colpendo là riesco a farlo. E quando vedi se può fare anche funziona, così, certo. Ma per me è stata a livello mentale, uno non c'avevo niente a capirla magari sta cosa. Certo. Però cioè io mi ci sono incastrato tanto e io credo che magari tanti altri giovani forse anche ci potrebbero avere questo problema, ci ho avuto io, non lo so. Sicuramente. Poi è anche scomodo perché imparare una cosa bella, divertente come il biliardo è un'esperienza talmente naturale che, specie poi un giocatore già diventato molto bravo come lo eri tu, per un giocatore del genere cominciare a dirsi no, fammi fare le cose in un certo modo, se faccio questo, sto colpendo la bianca al centro, sto steccando dritto, diventa una sorta di elemento depressivo, cioè ma perché dovrei fare sta cosa? Io le cose le ho imparate nella maniera più naturale possibile, perché adesso devo tornare come se dovessi imparare a memoria qualcosa. Qual è l'elemento che mi costringe a far questo? Per quale motivo? Perché, a mio avviso, questo ci permette di spezzettare quello che facciamo e essere maggiormente in grado di capire cosa è accaduto quando non ha funzionato. Quindi se io sono consapevole di quello che faccio in una maniera molto profonda, che quindi va esercitata a lungo, ma se raggiungo questa consapevolezza io riesco a capire molto più facilmente quello che mi sta succedendo quando magari comincio a steccare male, sbaglio o non vado dritto, oppure mi rigiudisco o mi aggrappo con la mano destra alla stecca. Poi capisco subito quello che sto facendo perché ho spezzettato tutto l'iter del mio tiro e capisco più facilmente quello che sta succedendo e riesco a correggermi. Ti sarà capitato tante volte, è una domanda retorica perché ne abbiamo parlato e so che ti è capitato, che magari ti trovavi in mezzo a una situazione in cui ti sentivi di non andare bene, ma non sapevi dove mettere le mani, cioè l'unica cosa che potevi fare è intensifificare l'esperienza, però diventava sempre più faticoso. Cioè io quando stavo lì, concentrati, ma no, dico fa questo, fa quello, cioè più allora che sai tecnicamente quello che devi fare, cioè come, c'hai una soluzione, sai dove lavorare, è una cosa tecnica, è una cosa reale, non è solo sulla mente che poi la cerchi nello spazio immaginario, tipo il training autogeno, so forte, la palla la faccio, che quello ha un senso
la palla la faccio, pensare Certo, positivo, ha una sua l'immaginazione importanza. ha una certa valenza, Certo. poi ne parleremo. Sì. Però a livello fisico, pure se tu controlli il fisico e controlli il movimento. E l'idea di controllare il fisico non aggiusta anche la parte mentale? Sì. Perché ti mette tranquillo che dici, Esattamente. io ho un amico che ha le spalle larghe così, Sì, di cui mi posso fidare. Sì, esattamente. Quindi è ovvio che se anche noi abbiamo dei problemi di tipo mentale sul tavolo, ognuno ne ha insomma delle cose da risolvere, da aggiustare, da migliorare, questa cosa comunque ti mette meglio anche sul piano Esattamente, mentale. 100%. Sì, vero. E poi, mo te volevo fare una domanda, visto che qua volevamo... Per quale motivo, secondo te, io per quale motivo uno dovrebbe fare lezione pure da noi? Perché questa cosa qua a me piace, perché secondo me tu sei proprio il più forte, sei il numero uno. Allora c'hai una pazienza incredibile, c'hai un'intelligenza, secondo me, fuori dal comune, delle persone che conosco io, che ho conosciuto io. Sei sicuramente il più intelligente che ho conosciuto, o uno dei più, ma c'ho avuto... I soldi te li do dopo che No, le penso, io ho tanti difetti, però sono abbastanza sincero, sono abbastanza onesto. E quindi, e poi che, cioè, tu fai l'insegnante, hai sempre fatto l'insegnante, io spesso voglio aiutare le persone, però come le aiuto io? Le allontano, alcune volte qualcuno mi metti paura, perché quasi gli esponevo, perché io magari tanti processi che ho fatto, io l'ho ottenuti con la paura, cioè io ho fatto delle cose, tipo mi sono allenato che correvo sui sassi a Miami perché volevo vincere il mondiale, oppure stavo sott'acqua fino a che non... Facevo cose da psicopatico, non me ne vergogno a dirlo, però io conoscevo solo quel sistema, ero ignorante, non studiavo. Stavi comunque non allenando qualcosa, perché soffrire significa allenare la motivazione, okay, comunque, forse essere disposti a soffrire, okay, quello sì, però magari è però da psicopatico, non considererei mai, le condivido queste cose, certo. Nemmeno ci scherzo su, perché l'ho fatto e ci ho sofferto, certo. Magari mi hanno allenato qualcosa, penso di buono non mi hanno dato nulla, credo. E quindi se ti avessi conosciuto prima tutte queste cazzate, tra virgolette, non le avrei fatte. E quindi anche quando mi stavo allenando sull'impostazione, ti ricordi che io volevo mettere la spalla dritta, mi mettevo addosso al muro così. Cercavi sempre la soluzione che comportava la tua sofferenza. Magari era un caso, per carità. Ma no, magari è vero, perché secondo me venivi da quel retaggio, esatto. Invece tu mi hai insegnato il modo, anche quando mi hai detto pure Fabio, quando non sei in forma, mi hai detto pure Fraresi, me lo disse una volta, quando non c'hai voglia smetti, poi riprendi. Assolutamente. Mentre io invece quando non c'avevo voglia prima, insistevo fino a ammazzarmi, farmi del male. Certo. E quindi tu hai insegnato delle cose che poi sono proprio più produttive e meno faticose di quello che facevo io. Come io ho imparato a giocare a biliardo con tanti sacrifici, tante ore, e meno produttivi e più faticosi. Ti sei un po' calpestato, diciamo. Assolutamente sì. E quindi già questo, ecco per quale motivo secondo me uno dovrebbe venire a fare, perché questo è uno spot pure per la nostra attività, perché noi diamo lezioni di biliardo a Roma e magari non tanti lo sanno e sanno quello che facciamo. Cioè io in profondità così nel biliardo non ci sono mai andato. Io so un sacco di cose, gioco a biliardo da 35 anni, lui me le ha tirate fuori, ma a livello mi ha fatto le domande giuste, io mi sono interrogato, abbiamo fatto dei pattern, perché chiude una partita in un modo piuttosto che un'altra, certo, che io lo facevo ma a livello istintivo. Certo. Beh, qui è stato molto utile il fatto che io non conoscessi il gioco, perché ho cominciato da pochi anni, da 5 anni, e quindi avendo una mentalità di cui ti parlavo prima legata o comunque abituata a costruire le cose mattoncino dopo mattoncino, e essendo molto curioso su quello che vedevo sul gioco, eccetera, e quindi io mi facevo le domande di un principiante con la testa di un docente, cioè l'interrogativo era l'interrogativo del principiante, ma la ricerca di quell'interrogativo era di una persona che sapeva dove voleva andare, quindi io... Cioè tu hai sempre cercato le basi, quindi tu sei andato subito sulla steccata. Io c'ho il motore del GPS dentro, dammi la strada e trovo il modo più efficiente provo a trovare il modo più efficiente per arrivare a destinazione. Me ne sono accorto, anche a livello mentale. Io ho fatto tipo
PNL, training autogeno, ho fatto autoipnosi tramite dei professionisti, però poi ho avuto psicologi, psichiatri, perché io con questo tipo di patologia che ho, eccetera, eccetera, io combatto con i psicologi psichiatri da anni. Quindi conosco il modo in cui uno ha un approccio. Io spesso dico, tu mi dici le cose e mi dico psichiatra mio, perché c'hai un approccio anche senza che tu hai mai, che ne so, studiato psichiatria e poi tra noi non ti sei mai sostituito allo psichiatra. Però spesso le soluzioni, quando io ho dei problemi che non riesco a risolvere, quindi mi mando in crisi, mi innervosisco, vedo tutto nero, quello che mi dice lo psichiatra e quello che mi dici te spesso è proprio uguale. Trovavi delle consonanze. Sì, te l'ho sempre detto. Quindi perché dite questo? Anche a livello psicologico, a livello mentale sei un aiuto fondamentale, cioè tu a me mi sta a mettere meglio, mi mandi meglio al biliardo e poi mi fai stare meglio in relazione con gli altri, poi ogni tanto io esco fuori dalle righe e discuto le persone eccetera, perché quello so proprio io, ma cioè, tu mi metti sempre bene, se c'hai te avevo già litigato un'altre 30 volte in questi 2 o 3 anni che io ho sempre perso. In 3 anni che ho sempre perso e non ho litigato. Io litigavo più prima, quindi sei un fenomeno sotto. E te voglio fare i complimenti davanti a tutti. Dico, ecco, perché vuoi questo? Perché ti sponsorizzo così tanto? Perché per me tu puoi essere l'evoluzione del biliardo in Italia, sia a livello giocato sia a livello comportamentale. Tu sei per me un professionista. Sei un professionista. Non essendo un giocatore di biliardo bravo. Io preferisco condividere il biliardo con te che con chiunque altro. E tu il biliardo, onestamente, sei una serie C. Certo. Però io mi alleno con te e imparo di più che se mi alleno con tanti altri. Perché il tuo approccio è l'approccio, io ho letto pure su tanti libri, sotto l'approccio, il biliardo condividilo con chi ha l'approccio e le motivazioni come tua, non con la forza del giocatore. Con chi ha un approccio, e tu c'hai un approccio che a me mi insegni, a me mi dai roba. Buono. Solo a vederti giocare, a vederti reagire dopo un errore, dopo una palla fatta, dopo... di questo non mai parlato. Sì, sei sempre uguale, sei sempre lineare, poi magari le tue emozioni le tieni dentro. Certo, ce le ho. Certo. Sei sempre rispettoso nei confronti dell'avversario, uguale, qualsiasi cosa succede, il tuo atteggiamento, mi ricordi un po' su che? Tu mi ricordi su che sul biliardo, mi ricordi? C'è un atteggiamento così professionale, solo su Pietro ho visto che sta ai tuoi livelli, nemmeno, perché lui ogni tanto l'ho visto leggermente arrossirsi qua, sto pezzetto qua, in questo centimetro quadrato. Una volta l'ho visto arrossirsi qua sto pezzettino, a te nemmeno quello, e quindi tu sai che rispetto che ho dei su non lo so benissimo. E quindi no, vabbè, io come tanti altri l'abbiamo sempre preso come esempio. Assolutamente. È un gigante, no? È un gigante. E quindi per quello dico, noi abbiamo l'opportunità qua in Italia, con te e con me, che pure la posso pure lodare, magari i risultati che ho fatto io, l'esperienza che ho io a livello internazionale. Senza di te non potrei lavorare, perché... Ma a livello internazionale che ho fatto, in italiano, internazionale ho vinto più di tutti, certo. E quindi ho un'esperienza assurda, sono andato nelle Filippine un anno, sono andato in America un altro anno, sono andato in Svizzera un anno, sono andato in Germania, sono andato dappertutto. Certo. E ho un'esperienza almeno vissuta. Poi purtroppo se c'avevo più intelligenza era un fenomeno. Io mi sa che sono proprio decocio. Secondo me sono un tontolone, però anche un giocatore del suo livello che diciamo arrivato a grosso modo 40 anni di età, forse poco, anzi anche qualcosa in più, decide di cambiare impostazione perché vuole migliorarsi. Se ne sei intelligente te? Sì, a me piace, però no, diciamo nel senso che magari nel carpire, io credo che non è che io non mi sento né intelligente né stupido, mi sento nella media, però certo se fossi stato più intelligente col biliardo, con le ore che ho dedicato, avrei fatto le cose con metodo, secondo me stavo molto molto avanti. Non è che è questo che sto dicendo. Non è un fatto. Ti sto dicendo questo, questi strumenti che tu ce l'hai, io vorrei che li condividessimo con gli altri. Certo. Ma la gente però non sa di che parliamo. Se pensano che noi diciamo quello che dicono, magari mi tocca parlare anche con qualsiasi altro allenatore, che magari io faccio allenatore, faccio fare un esercizio, però anch'io conosco esercizio, però andare in profondità le cose è un'altra cosa, però la gente non lo può sapere questo, se non prova o se noi non gli spieghiamo un po' quello che famo. Che famo noi, Max? Che famo? Perché allora io credo che
parliamo di quello che facciamo noi e non di quello che non fanno gli altri, no? Certo, Ok. certo. Credo che quello che facciamo è curare i fondamentali di un giocatore in una maniera, possiamo dirlo, maniacale? Sì. Ok. Perché riteniamo che siano veramente il poco che determina il tutto. Tutta la costruzione di un giocatore, prima parlavamo anche addirittura della mente di un giocatore, come lavora in modo diverso a seconda se lui ha dei fondamentali strutturati su cui può fare affidamento o se non ce li ha. Sì. Quindi incide praticamente su tutte le sfere del gioco di un giocatore e opera sull'unica cosa che effettivamente fa un giocatore quando sta al tavolo. Spinge la stecca. Spinge la stecca su una linea diritta. Sembra una idiozia. Che è la cosa più semplice, mi ci sembra più da difficile. dire, assolutamente. È la più difficile. Assolutamente. È la cosa più difficile perché... Perché uno, scusa se Prego. ti interrompo, perché No, mi piace, piacere perché mi piace di sta cosa, perché tu mi hai sempre detto, cioè il biliardo è una cosa semplice, però è di una complessità, cioè quindi non è che uno si deve soffermare su, che ne so, magari dico così, un miliardo di esercizi, cose diverse, o quello o quell'altro, Certo. o la stecca, cambio stecca, Certo. cambio cuoio, Certo. ma la complessità è proprio muove sta stecca in una Assolutamente maniera... sì, assolutamente sì. Io ho sempre ritenuto che, detto che noi abbiamo strutturato un sacco di materiale per far lavorare i giocatori che si allenano con noi, però poi sappiamo bene che ne basterebbe un decimo. Tu hai detto, Fabio, 3 esercizi servono, ma hai detto tu. L'orologio che hai tu, hai l'orologio, il dritto e i pattern. Assolutamente. Cioè magari poi dopo naturalmente... Sì, perché lavorano sulle 3 sfere principali, poi tu le puoi arricchire come ti pare a te. Certo. Quello che ho sempre pensato io è che, rubo questa immagine a un grande filosofo che è Nietzsche, e diceva: se tu vuoi essere profondo non devi fare 30 buche di questa altezza, ne devi fare una che arriva giù. che arrivi giù, e per capire quello che c'è sotto. E quindi credo che questo si applichi molto a tutte le cose che ho provato a conoscere nella mia vita, e quindi anche al biliardo. Tornando al discorso, muovere la stecca in linea diritta è l'unica cosa che noi facciamo, e tutto il resto è provocato da questo trigger iniziale, da questo gesto scatenante iniziale. Noi non muoviamo la bianca, Muoviamo la stecca. noi muoviamo la stecca. E se vogliamo ancora di più il braccio, e se vogliamo, cioè, Assolutamente. E cioè, quindi per muoverla direttamente ci dobbiamo preoccupare giustamente del braccio, del corpo, perché questa stecca deve muoversi su una linea diritta. Dov'è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che il nostro corpo è fatto da innumerevoli muscoli, e quando noi siamo sul tiro, con l'ansia e la voglia di voler provocare la reazione corretta, sia in termini di imbucata sia in termini di comportamento della bianca, siamo portati a metterne in azione un gran numero, e i muscoli hanno la cattiva tendenza ad andare in antagonismo. Perché? Naturalmente. Perché? Certamente, facciamo un'ipotesi: io devo lanciare qualcosa. Se lancio qualcosa, prima di lanciare, il gesto che noi penseremmo essere il gesto risolutivo per il lancio è questo. Ma invece io devo fare questo. E quanti antagonismi sto sviluppando prima di poter generare questo gesto? Io lavoro come una molla, sto sviluppando degli antagonismi. Anche fare questo spesso mi porta indietro con questa parte. Questo è un antagonismo. Per un musicista fare pressione con questo dito significa tornare leggermente indietro con questi altri, e questo è un antagonismo. Ora, nel movimento della stecca gli antagonismi sviluppano forze che vanno in direzioni diverse e hanno una possibilità altissima di far sì che questa stecca non vada più diritta. Quindi mi stai dicendo che magari quando tiri devi levare tutti gli antagonismi, Che devi bloccare. e devi proprio solo... Assolutamente.
E gli ultimi antagonismi che rimangono, una volta che tu sei perfettamente allineato e bloccato, gli ultimi antagonismi che rimangono, una volta che addirittura anche la spalla è perfettamente bloccata e quindi impedisce al gomito di scendere perché non articola durante il tiro, gli ultimi antagonismi che tu puoi sviluppare stanno qua dentro, che è la parte risolutiva. Che stringi prima certo, che potresti stringere, potresti lavorare col polso, potresti lavorare con le dita. John Schmidt, Mister 626 ok. Dice era una cosa. Mio era quello quando ne ha fatte 400, non lo so. Adesso non mi salirà più perché è arrivato a 626, dici, grande, bella persona. E racconta in un video che gli chiedevano, tu avrai notato che lui ha una impugnatura, un grip molto leggero, smooth. Sì, molto, addirittura proprio. Gli chiedevano perché, lo prendevano quasi in giro, no? E lui dice: se tu prendi una stecca, un oggetto come una stecca, e lo appendi a un filo, la tiri su e la rilasci, dove il filo è l'esempio di una presa leggerissima, cioè che non ha punti di antagonismo ma solamente un perno, e la lasci andare, questa può solamente andare dritta. Questo è il motivo per cui tutti gli insegnanti di pool e di snooker ti dicono non stringere troppo. Per andare dritto con sta stecca, che fa da pendolo, fai da pendolo. Esattamente. E quindi l'ultima fase di antagonismo e di... Però l'ultimo ce la devi avere per bloccare, per far sì che sta stecca non vada via, all'ultimo diciamo, impedisci che vada via, non stringi. E questo io ci ho lavorato, ci sto lavorando anni, mica è semplice, no. Io ancora ci sto lavorando, ancora mi vado giù un po'. Ma molti pensano che debbano serrare nel momento dell'impatto con la bianca. E questo può creare degli sbandamenti alla stecca, può creare il fatto di impartire dei leggeri massè se stai colpendo la palla un po' sotto. È vero, perché certo. Quindi noi dovremmo avere dei ragazzi che iniziano da capo, che ne so, ragazzi da 10 anni, sai come li fanno crescere bene? Sicuramente chi comincia da capo, perché non sono, come si dice, non hanno abitudini diverse, no? Certo. Gli insegni subito ciò che è super produttivo e che hai davanti agli occhi di tutti, c'è un qualcosa di... Sì, però su questo io come dire, ti blocco, perché dico, vabbè, ma sei riuscito a modificarti tu, che eri già un campione. Ma il favoloso non si discute, si ama, è come Totti. Ah no, come Totti. Vabbè. Ti sei dalla Lazio. No, vabbè. Non mettiamo in piazza queste cose, che sennò poi non vogliono più venire. Comunque sei dalla Lazio pure te. È vero, ci stavo a pensare. Allora, però, è vero che te voglio dire. Ma io però ci discuto sempre con questa impostazione, perché non è stata naturale. Se io ci avessi lavorato 30 anni fa, Madonna, sono sicuro che stavo una bomba e non ci pensavo più. Adesso ancora ci penso, ancora ci sto lavorando, ancora... E quindi sta cosa, anche se alcune volte è troppo soddisfacente, quando mentre le palle, ripeto ancora, ho vinto gli ultimi tornei, ho giocato bene, ma non mi sentivo in forma per niente. Però ancora sta cosa è bella perché funziona, ma non la sento mia. Ma cavolo, quella la facevo da 30 anni. Esattamente. Quindi quando uno a 30 anni può cambiare, 30 anni che gioca, non lo so se gli dico fallo, oppure gli dico fallo un pezzetto per volta. Sicuramente non succede nessuno. Io perché vorrei diventare, sogno ancora diventare campione, che me frega, è gratis sognare, e quindi dico io mi ci metto, non mi trovo benissimo. E penso che fra un po' quando comincio, però io pure non mi alleno tantissimo, io mi alleno poco, Max. Se io mi allenassi 3 ore al giorno, mi sa che questa impostazione ormai era mia. Io mi alleno, se non de media, forse un'ora al giorno, non lo so se mi alleno così. No, diciamo ci sono periodi in cui ti alleni di più, altri in cui riusciamo a fare meno, però sicuramente stiamo puntando molto sulla qualità dell'allenamento piuttosto che sulla quantità. Sì. Quando magari riusciremo a portare sull'asticella anche un poco sulla quantità, senza
Perché, sì, allora sarà ancora meglio. No, io mi trovo benissimo perché tante volte ho una sensazione di sta dritto, perfetto e dico... Come faccio a sbagliare? Sicuramente come faccio a sbagliare, oppure anche se sbaglio, ma io sto proprio, io ho fatto tutto. Certo. E poi sì, è più facile farle le palle che sbagliarle, perché poi tirandole con metodo, quella palla la conosci, dico in terza persona, io la conosco la palla. Certo. Io saprei tirarla da casa col computer, ti dico metti la stecca lì, tira così, fa così, so tutti i movimenti che faccio. Certo. E quindi questa è una gran cosa. Certo. E io ti ringrazio a te, perché io ti ho detto a te, perché il mio vecchio manager Togordo mi disse Fabio, ti ricordi, la dico sempre questa frase, il peggior giocatore di snooker c'ha la steccata meglio della tua. E io ho cominciato a lavorarci. L'ha messa giù dura. Però dopo tu mi hai fatto lavorare su tutti questi dettagli, te sei proprio, come si dice, buttato a capofitto su